Simón Bolívar. Capitolo 3. Il fuoco e la morte di Miranda. Quando il vento dell'Atlantico lo riportò a casa nel 1807, Bolívar non era più lo stesso. L'Europa gli aveva lasciato negli occhi la luce e la febbre. Aveva visto i re tremare e i popoli gridare. Ora guardava la sua terra con un misto di tenerezza e rabbia, come si guarda un corpo amato che dorme sotto il giogo di un padrone. Caracas lo accolse con le stesse strade polverose, le stesse chiese, gli stessi uomini che abbassavano la testa. Ma dentro di lui qualcosa era cambiato. Non poteva più accettare quel silenzio. Passeggiava tra le piantagioni e sentiva che le catene dei servi suonavano più forti dei tamburi della festa. Il sole bruciava come allora, ma ora il suo calore gli sembrava una condanna. Poi arrivò la notizia. Napoleone aveva invaso la Spagna. Il re Ferdinando VII era prigioniero. L'impero che aveva retto l'America per 3 secoli cominciava a incrinarsi come un vetro sottile. Fu in quel crepuscolo che Bolívar si avvicinò al gruppo di uomini che preparavano la rivolta. Notabili, avvocati, sacerdoti, giovani colti si riunivano in segreto, parlavano di giunta, di autonomia, di diritto naturale dei popoli. Bolívar, appena trentenne, non aveva esperienza politica, ma la sua voce tagliava l'aria come una spada. Non parlava di leggi, parlava di destino, e in ogni parola c'era il fuoco di Roma e di Parigi, il ricordo delle statue e delle rivoluzioni. Il 19 aprile 1810 Caracas si sollevò. La folla riempì la piazza del Cabildo, le campane suonarono a stormo e per la prima volta la città gridò non per un re, ma per se stessa. Viva la libertà! Fu un urlo breve, quasi timido, ma bastò. Bastò per cambiare il mondo. In quella giornata Bolívar non era ancora il libertador, ma era già qualcosa di più di un uomo. Era un presagio che prende forma. Fu invitato a Londra come emissario della nuova giunta per chiedere sostegno al governo inglese e cercare un volto per l'indipendenza. Non trovò aiuti concreti, ma trovò l'eco del suo destino. Lì incontrò Francisco de Miranda, il vecchio rivoluzionario errante, l'uomo che aveva attraversato l'Europa con la bandiera di un sogno, il sogno della libertà. Miranda parlava come un libro sacro, di repubbliche, di tiranni, di giustizia. Aveva negli occhi il riflesso del fallimento, ma nelle parole la grandezza dei visionari. Bolívar lo ascoltò e lo seguì, come un astro che riconosce la propria orbita. E quando tornarono insieme in Venezuela nel 1811, il sogno era ormai inevitabile. Nello stesso anno la prima Repubblica del Venezuela fu proclamata. Le strade si riempirono di bandiere, i tamburi coprirono i pianti, la città bruciava di entusiasmo. Il sole si è levato su un mondo nuovo, gridò Bolívar, e tutti gli credettero, anche il cielo. Ma i sogni in quella terra durano quanto un lampo. Il popolo era stanco, gli schiavi diffidenti, e la Chiesa predicava che la libertà era un peccato contro Dio. Il 26 marzo 1812 la terra tremò. Il terremoto di Caracas spazzò via case, vite, certezze. Ma le chiese rimasero in piedi e i preti, i vecchi clericali spagnoli dissero che era la punizione divina per aver sfidato il re.
La fede vacillò nel popolo e con essa la Repubblica. Da ovest giunse Domingo de Monteverde, un ufficiale spagnolo che seppe travestire la sottomissione da salvezza. Con le sue truppe e con la disperazione dei contadini strinse Caracas come una mano attorno a una gola. Le città cadevano una dopo l'altra e Miranda, il vecchio rivoluzionario che aveva visto fallire tante volte il suo ideale di libertà, ormai esausto, firmò la resa. Bolivar pianse, poi lo fece arrestare. Il tradimento non si perdona, disse, ma quella notte, mentre il mare portava via le navi spagnole, capì che il tradimento era stato anche suo. Aveva consegnato il maestro per salvare un'idea. E ora l'idea lo condannava al silenzio. Quando Caracas crollò, salì a cavallo e fuggì verso la costa. Alle sue spalle la città ardeva, davanti il mare, immenso, vuoto, crudele. Sulla riva di Curaçao, seduto tra le rocce, scrisse su una pagina bagnata di sale: «Non abbiamo perduto per forza del nemico, ma per debolezza nostra». Era la prima volta che il fuoco lo scaldava e lo bruciava insieme. La libertà non era più un'idea, era una ferita aperta. E dentro quella ferita Bolivar decise di rinascere.